avremo bisogno di 4 gomitoli di superwash bolli, una lana 50%, 44%, 50% acrilico, 4 poliamide e 2 poliestere. Ci sono 140 metri in 50 grammi. Io ho scelto la variante Oceano. La attraversa anche un filato Lurex che la rende brillante, è in argento, molto bello. Ci sono delle nuance che vanno dal blu profondo all'azzurro, al celeste, fino ad arrivare al tortora, al grigio e al bianco. È molto bella e quindi io farò con questa lana. Questa lana richiede dei ferri, voglio dirvi anche questo, i ferri 5-6, uncinetto 4-5. Io utilizzerò i ferri circolari numero 5. Avremo bisogno di un ago da lana. Questo è facoltativo, se volete l'orlo pelliccia prenderete anche un filato pelliccia. Io ho preso il Dion di Tessiland nella tonalità tortora, visto che questa è presente nel filato che andiamo a lavorare, quindi è perfettamente in tinta. Il Dion richiederà uncinetto 7-8, ferri 8-9, un paio di forbici naturalmente e dei ferri circolari. Io ho questi, io userò il numero 5. Ho questi ferri circolari che sono fissi. Se non sapete utilizzare i circolari e volete, vi trovate meglio con quelli in linea, potete farlo tranquillamente, perché noi lavoreremo in linea, non in tondo, quindi non è indispensabile il ferro circolare. Ora andiamo a vedere subito come cominciare il lavoro e come procedere. Caricheremo per 30 cm 70 punti sul ferro. Io, per calcolare la lunghezza della codina, faccio così: ne lascio un po' così per sicurezza, un po' di più, e poi misuro così dalla punta del pollice fino al polso, e di norma questa distanza, questa lunghezza equivale a 10 punti. Quindi io per 7 volte faccio questo e mi calcolo la codina. In questo caso io monterò dei punti solo per farvi vedere come procedere per la sciarpa, quindi ne caricherò molti di meno. Facciamo innanzitutto un cappietto, così, inseriamo il ferro all'interno e con la codina formiamo un'asola nel quale inseriamo il ferro, che verrà sormontato dal filo che sarà il filo di lavorazione, e tiriamo la codina di nuovo. Questo ve lo spiego bene nel video di come caricare i punti sul ferro, che vi metterò poi nelle schede. Io ora comincio con una decina di punti e vi mostro come dobbiamo fare per la sciarpa. Una volta che avremo caricati tutti i punti e saremo arrivati a 70, cominciamo la lavorazione vera e propria. Il vivagno, io farò anche il punto di vivagno, quindi iniziamo con un rovescio
non lavorato, quindi lo passiamo soltanto semplicemente. Dunque passiamo il filo sotto, il ferro sotto al filo di lavorazione, inseriamo il ferro nel primo punto e lo passiamo al di là. Poi posizioniamo il filo sull'indice, come vi mostro nel video di come si lavorano i punti dritti con i ferri circolari, e cominciamo la lavorazione. Faremo 3 giri solo a dritto, quindi lavoriamo i punti così. L'ultimo punto di vivagno sarà sempre lavorato a dritto, anche nel giro del rovescio. Ora voltiamo il lavoro, di nuovo un giro dritto, ma il primo punto viene passato sempre al rovescio, quindi ferro sotto al filo e passiamo il punto sotto. Ora lavoriamo a dritto, quindi il secondo ferro dritto, l'ultimo punto di vivagno lo lavoriamo sempre a dritto. Dunque il ferro sotto, prendiamo il punto, il filo lo passiamo sopra e cacciamo fuori il punto senza lavorarlo. Fatto il terzo giro a dritto, cominceremo con la maglia rasata. La maglia rasata si lavora un giro dritto, un giro rovescio. Quindi questo è l'ultimo giro a dritto. Ora cominciamo con un giro rovescio, quindi il primo punto di vivagno si passa al rovescio non lavorato e poi continuiamo con la lavorazione a rovescio. Dunque, come vi mostro nell'apposito video che vi metto su nella playlist, c'è anche un podcast dedicato a come lavorare ai ferri, sia il dritto che il rovescio, come caricare i punti. Ecco, questo è il primo giro rovescio. L'ultimo punto lo lavoriamo sempre a dritto, quindi lo prendiamo così da dietro e prendiamo il filo, cacciamo il punto. Il primo punto si passa al rovescio non lavorato e poi posizioniamo il filo così sull'indice e prendiamo a lavorare a dritto. L'ultimo punto di vivagno lavorato dritto. Poi facciamo un giro di rovescio, quindi primo punto passato al rovescio ma non lavorato perché è di vivagno, poi giro di rovescio, così, così e così. Se userete un altro
filato. Per avere le misure e sapere il numero dei punti dovete fare quanto vi spiego nell'apposito video del campione, quindi come creare un campione e come misurare il numero dei punti necessari per i centimetri che ci occorrono. L'ultimo punto lavorato a dritto. Bene, io procedo così a maglia rasata dopo i primi 3 giri a dritto, quindi vi riepilogo: primo punto passato a rovescio non lavorato, l'ultimo punto lavorato sempre a dritto, e poi facciamo un giro a dritto, un giro rovescio per avere la maglia rasata. Procediamo così fino ad arrivare ad un'altezza di 50 centimetri.